Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Oggi al termine di questo video sarete in grado di scegliere il vostro stile di gioco squadra preferito, perché vi darò e vedremo insieme alcuni consigli pratici e tattici per come impostare al meglio appunto gli stili di gioco e quindi di conseguenza scegliere il vostro preferito. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, ovviamente questi sono dei consigli che sono molto chiaramente soggettivi, bisogna poi più che altro provare tutto quanto sul campo, però ovviamente ragazzi vi potrà servire per darvi qualche dritta. Andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando. Quindi io prenderei di base questa formazione che è un 4-4-2 molto classico, anche per come è impostato, quindi non ha nulla di particolare, però comunque ragazzi funziona, a me mi sta facendo divertire davvero tanto, crea tante belle triangolazioni in campo, riesce comunque a trovare sempre un uomo smarcato anche al centro del campo, perché comunque fondamentalmente è un modulo che offre diverse soluzioni sia in fase di costruzione che comunque anche in fase di difesa. Partiamo però ragazzi dallo stile di gioco. Ovviamente apro anche qui una piccola parentesi, è fondamentale anche che tipologia di stili di gioco individuali andiamo a mettere in campo. Io utilizzo determinate meccaniche per costruire le squadre, ovvero quella comunque di mettere dei giocatori diversi come caratteristiche, cioè ad esempio metto un tra le linee, vicino ci metto un collante, ci metto un incontrista, un pochino che dipende anche molto da che modulo utilizzo. Ho chiaramente degli intoccabili, perché ci sono appunto dei giocatori che per me sono imprescindibili come Maldini, Van de Ven, Cech, Mbappé, Vieira, mentre gli altri ovviamente potrebbero talvolta comunque girare e alternarsi in base proprio a come voglio giocare io con quel tipo di modulo. Ho preso questo 4-4-2 non a caso ragazzi, ma chiudo quella parentesi di poco fa. Ho preso questo 4-4-2 non a caso, ma perché appunto è uno dei moduli più semplici e più intuitivi per tutti. Sono dei moduli come anche il 4-3-3 che si impostano bene con tutti gli stili di gioco che andiamo a inserire, e anche con gli stili di gioco chiaramente individuali, perché ripeto, questi moduli chiaramente cambierebbero qualora noi andassimo a mettere degli stili di gioco diversi da quelli che ad esempio ho io. Ad esempio, se io vado a mettere un collante e un onnipresente, faranno a centrocampo degli altri movimenti rispetto a un incontrista e a un tra le linee. Io che vi consiglio, se volete una soluzione un pochino più aggressiva, di metterci la soluzione che ho io, un incontrista ad esempio o onnipresente e un tra le linee, perché comunque tenderanno entrambi a spingersi un pochino in avanti, a cercare di riconquistare palla alti a discapito magari un po' della difesa, però comunque vi fa fare sicuramente con il contropiede un gioco un pochino più divertente. Mentre se volete comunque a prescindere essere un pochino più attendisti, in quel caso magari vi consiglierei un collante, e ci può stare anche un tra le linee, un collante, un incontrista, insomma ci potrebbero essere diverse soluzioni, però comunque che dipende molto appunto anche dallo stile gioco squadra che abbiamo in campo. Io attualmente ragazzi, andiamo ad analizzarli, sto giocando con un contropiede veloce. Un contropiede veloce prevede che comunque in fase di attacco i giocatori si lanceranno appunto in contropiede negli spazi. Questo sta a significare che sarà una squadra comunque sempre molto rivolta all'attacco, sempre molto offensiva. Non sarà una squadra attendista che gioca bassa e che quindi sta lì ad aspettare l'avversario che li attacchi. Sarà una squadra principalmente rivolta quindi all'attacco. In fase di attacco, come già detto, i giocatori si butteranno verso la porta. In fase di difesa invece i giocatori comunque rimarranno con la linea alta, quindi è quello che dicevo prima, pressing alto, di conseguenza riconquistiamo palla subito e ripartiamo quindi con il lancio dei giocatori negli spazi che abbiamo visto poco fa. Una volta in possesso, come dicevo, i giocatori tenderanno a buttarsi in avanti e perso il possesso palla
i giocatori cosa faranno? Non indietreggeranno come con altri stili di gioco, ma cercheranno di riconquistare palla subito. Diciamo che è uno stile di gioco che comunque a chi piace pressare, a chi piace giocare alto, sicuramente è lo stile di gioco migliore che ci sia. Certo che se una persona mi dice io cerco il palleggio, cerco un'altra tipologia di difesa, quindi che non rimanga magari altissima, ma un pochino più attendista, un pochino più conservatrice da un certo punto di vista, a quel punto ragazzi andiamo al possesso palla. Il possesso palla è quello stile di gioco dove ovviamente i giocatori rimangono tutti vicini per poter fra di loro palleggiare, per potersi passare la palla. Ovviamente in fase di difesa la difesa rimane fino a un certo punto, diciamo, alta, meno del contropiede ovviamente. E perso il possesso, cosa succede? Che la squadra cerca di mantenere il possesso più a lungo, offrendo supporto ravvicinato al giocatore con il pallone. Quindi una volta in possesso c'è, ok, certo staranno vicini, però volevo vedere, quindi perso il possesso, eccolo qui, dopo aver perso il possesso i giocatori più vicini al pallone presseranno immediatamente l'avversario che lo controlla. Quindi il possesso palla comunque diciamo che è uno stile di gioco, anche questo abbastanza aggressivo, non quanto il contropiede, un pochino meno del contropiede, e un pochino quindi di conseguenza più attendista. Certo, il pressing ci sarà sempre, a quanto leggiamo, anche bello alto, però vi dico anche per esperienza personale, perché l'ho testato diverse volte il possesso palla, perché a me comunque piace anche palleggiare oltre che fare i filtrantoni per le punte. Diciamo che comunque rimane di suo meno pressante rispetto a un contropiede veloce. Contropiede veloce, ragazzi, se vi piace il pressing e riconquistare subito la palla, è lo stile di gioco ideale. Il possesso no, ragazzi, dovete sfruttarlo chiaramente in un'altra circostanza. Dovete magari, ecco, sfruttarlo nel momento in cui volete consolidare il vantaggio, e lì entra in gioco anche un altro fattore, ragazzi, attenzione, perché avere un allenatore come ho io che ha due stili di gioco predefiniti con almeno 87 di livello fa sì che comunque si attivino anche in automatico dei bonus, soprattutto se questo c'ha dei booster. Dei bonus, ragazzi, che poi vi trovate chiaramente nelle statistiche dei giocatori che andate a mettere in campo. Quindi molto molto interessante come discorso. L'allenatore si imposta da qui con cambio allenatore, ovviamente si seleziona quello che ha, ad esempio contropiede veloce 88, seleziono e vado poi avanti. Vediamo gli altri, ragazzi. Il contrattacco invece, il contrattacco è una sorta di contropiede barra possesso palla, è diciamo un mix secondo me, per come lo vedo io, per come lo definisco io. Il contrattacco è uno stile di gioco squadra molto molto utilizzato da tanti player, tra l'altro molti dei quali anche molto parecchio forti. È uno stile di gioco però un pochino più attendista, diciamo che aspetta l'avversario per poi, appunto, come diceva per la stessa, contrattaccare. In fase di attacco i giocatori si allargano per permetterti di usare efficacemente i passaggi lunghi. Anche i giocatori lontani da quello in possesso di palla cercheranno di perforare la difesa avversaria per cercare occasioni da gol. Quindi questo è come si comporteranno in fase di attacco. In fase di difesa invece la linea difensiva, ragazzi, è bassa, quindi è per quello che dico, per certi aspetti ha del possesso palla e per altri del contropiede, perché col possesso palla, come detto prima, nonostante il gioco dica che la difesa rimane alta, rimarrà sì sicuramente un pochino più alta rispetto al contrattacco, però comunque più bassa rispetto al contropiede. Di conseguenza secondo me si può collocare per questo aspetto simile di più al contrattacco. Una volta in possesso ovviamente i giocatori cosa faranno? Tenderanno di ripartire, però meno del contropiede, ragazzi, nel senso che vi permetterà probabilmente di palleggiare un pochino di più. Io il contrattacco non l'ho usato tantissimo, l'ho usato solo in determinate circostanze e devo dire che non è comunque male come stile di gioco, però comunque
forse sono più portato per il contropiede. Lì li vedi che quando riconquistano la palla, appunto, non tenderanno subito a buttarsi solo esclusivamente, ma comunque ci saranno anche chi ti viene incontro per palleggiare. Diciamo che comunque è completo, attenzione, a me come stile di gioco non significa che se non lo uso non mi piace, diciamo semplicemente che mi trovo bene col contropiede. Poi chi lo sa. I vie laterali invece, no scusatemi, non ho finito, perso il possesso palla, la squadra ovviamente indietreggerà fino a rientrare più o meno a ridosso della propria squadra, della propria, scusatemi, area di rigore. Certo, è il classico movimento del contrattacco. Con i vie laterali invece i giocatori cosa faranno? Indovinate un po'. Si concentreranno ovviamente sulle fasce. Perché in questo caso la manovra si svilupperà per vie centrali, però poi andrà comunque sempre ad allargarsi sulle fasce. In fase di difesa invece si concentreranno al centro, permettendo ai giocatori di adattarsi facilmente a ogni posizione. Quindi se noi giochiamo così con una difesa a 4, ragazzi, prepariamoci, perché comunque avremo scoperte un pochino di più le fasce, e quindi io in questo caso ad esempio vi consiglierei magari di utilizzare, anziché 2 terzini offensivi o comunque uno di spinto, magari di mettere da una parte un DC e dall'altra un terzino sinistro offensivo o viceversa. Insomma, comunque ci siamo capiti. Io vi consiglio per questo di metterli difensivi, perché sono dei moduli molto belli, molto divertenti da utilizzare, quello sì, però allo stesso tempo, ragazzi, sono anche pericolosi dal punto di vista appunto contropiede e cosa ci può fare a noi l'avversario. Una volta in possesso i giocatori tenderanno ad allargarsi nelle fasce, normale, le vie laterali tenderanno ad allargarsi, ragazzi, si berranno qualche birretta e staranno lì, diciamo, ad aspettare il pallone che gli arrivi sulle fasce. Quindi molto interessante, più che altro per chi gli piace giocare con i cross, ovviamente. Perso il possesso palla, i giocatori cosa faranno? Faranno un blocco difensivo a centrocampo, quindi la difesa anche qui rimane comunque medio-alta, non come il contropiede, attenzione, però comunque rimarrà abbastanza alta, più sicuramente del contrattacco e secondo me anche del possesso palla, e formeranno questo blocco perché comunque dovranno cercare di riconquistare subito palla e ripartire sempre sulle fasce. Il passaggio lungo è simile vie laterali, l'unica differenza è che appunto qui si attacca, ragazzi, per vie centrali, quindi mentre lì si attaccava per vie laterali, qui si attacca per vie centrali. Quindi si preparano a ricevere i passaggi lunghi e i compagni vicini al posizionamento da sfruttare per eventuali sponde. Esatto, quindi dalla difesa, ragazzi, si passa subito all'attacco. A me è uno stile che non mi fa impazzire, ancora i vie laterali, ma il passaggio lungo, ragazzi, preclude troppo il fatto che comunque dobbiamo per forza darla al filtrante che si sta inserendo. Siccome non sempre comunque, ma dipende anche dalla telecamera, ma non sempre abbiamo anche la possibilità di poter vedere che cosa fa la nostra punta dalla difesa, di conseguenza io, ragazzi, non ve lo consiglio, a meno che non siete dei fan di chi preme di continuo solo e esclusivamente il tasto passaggio filtrante, però altrimenti, ragazzi, non me la sento. In fase di difesa, ragazzi, cosa succede? In fase di difesa la difesa un pochino si abbassa, ok? Non sarà, diciamo, bassissima, però comunque manterrà una posizione, ecco, di solidità. Una volta in possesso i giocatori cosa faranno? Tenderanno a buttarsi ovviamente negli spazi per cercare il passaggio lungo. Perso il possesso, una volta perso il possesso i giocatori rientreranno il prima possibile in difesa per bloccare gli avversari. Certo, cercheranno di rientrare tutti, però non più di tanto, cioè, ragazzi, non rientreranno sicuramente a casa a luna di notte o cercheranno di rientrare, però ovviamente, ragazzi,
con le dovute proporzioni, ecco, nel senso che comunque, ripeto, è uno stile che tende a giocare anche questo abbastanza di pressing. L'unica cosa che differenzia dal via laterali, perdonatemi, è come si sviluppa l'azione, perché entrambi comunque giocano con la difesa alta, entrambi giocano con una difesa abbastanza pressante, però sviluppano l'azione in due maniere diverse, una per vie laterali, una invece per vie centrali, sempre però comunque con filtranti e passaggi lunghi. Questo cambia anche dal punto di vista comunque di chi mettere in campo, cioè io con dei vie laterali ovviamente ad esempio vi direi metterei due belli esterni che crossano bene, in avanti magari metterei una punta di movimento, invece una magari più stabile con fulcro di gioco, magari bello forte fisicamente, pronta a sfruttarmi i cross di testa. Metterei magari mediana, che ne so, un collante e un tra le linee, ci potrebbe stare, un collante e un onnipresente anche ci potrebbe stare, ma guarda, anche questa coppia comunque che ho io potrebbe starci, perché alla fine della fiera è una coppia abbastanza universale che infatti utilizzo più o meno sempre in tutte le squadre che faccio. Con questi ultimi due stili di gioco io sicuramente eviterei terzini magari troppo offensivi, perché comunque sono degli stili che tendono a spingere molto. Io infatti con anche il contropiede ho messo solo un terzino e diciamo c'è un motivo per il quale l'ho messo proprio in quella fascia con davanti messi. Con il contrattacco invece, ragazzi, vi direi magari usate una squadra dove comunque possiamo spingere anche un pochino di più, se vogliamo, dalle fasce, cioè con un contropiede magari azzarderei meno a spingere dalle fasce, a spingere troppo con i terzini, troppo con gli esterni, perché comunque la squadra si sbilancia molto. Con un contrattacco che comunque la difesa invece tende a essere un pochino più bassa, un po' che come con il possesso palla, attenzione, vi direi azzardate se volete a mettere anche due terzini di spinta, perché comunque tanto si spingerà ma non quanto il contropiede o gli laterali e passaggio lungo. Quindi se volete provate a metterci anche due terzini offensivi. Non è male, io l'ho già testato e devo dire che comunque è divertente, avete comunque molta superiorità quando andate ad attaccare. L'unica cosa è che dovete essere bravi poi a difendervi, qualche volta anche in inferiorità numerica, perché è vero che i giocatori tenderanno subito a rientrare, quello sì, però se l'azione dell'avversario si sviluppa molto velocemente, ovviamente dovete fare i conti anche con questo tipo di episodi. E il contropiede, ragazzi, secondo me è il migliore che ci possa essere, ma perché utilizzo sempre questo, fondamentalmente gli altri li provo ma li testo più che altro per voi, ma il contropiede secondo me rimane quello più completo, ha un pressing alto, ha una ripartenza immediata, i giocatori tendono comunque ad attaccare, a pressare subito l'avversario, quindi a meno che non troviamo veramente un campione che sappia farci correre a vuoto, altrimenti la palla la riconquistiamo e spesso e volentieri riusciamo anche a fare gol. Con questo stile però vi consiglierei a questo punto magari due terzini difensivi o comunque un DC e un terzino difensivo, perché il contropiede, ragazzi, come abbiamo detto, sta alto, pressa alto e fa riconquistare subito palla, però delle volte, come già detto, l'avversario è bravo, di conseguenza dobbiamo essere anche capaci di difenderci, tanto che io con questo modulo ad esempio do delle istruzioni particolari a Vieira, perché voglio che comunque stia lì e mi faccia comunque almeno lui un minimo da filtro. Il possesso palla, ragazzi, ci viene in mente per caso il Barcellona di Pep Guardiola? Ecco, il possesso palla, ragazzi, è quello, quindi passaggini sempre tutti vicini, fino a che non si libera finalmente uno spazio da poter fare un'imbucata per il nostro compagno, oppure provare magari un tiro da fuori, palleggiare insomma ai limiti di rigore. Ci è piacere questo. Ovviamente riconquistiamo subito palla perché la difesa non è bassissima, è meno alta, scusatemi, del contropiede, ma comunque buona, diciamo, in una posizione accettabile.
Dipende più che altro a voi come vi piace giocare, con che stile. Bisogna testare l'allenamento, quindi prendere un allenatore che sappia fare più o meno tutti gli stili e provare, ragazzi, in allenamento. Quello con la quale poi vi trovate meglio, lo dico soprattutto perché è nuovo, ovviamente lo andrete a usare anche in partita. Utilizzate, ragazzi, dei moduli inizialmente senza istruzioni, dei moduli classici, quindi senza dover stare a inventarvi nulla, perché è quello, ragazzi, che vi insegna fondamentalmente poi a giochicchiare anche con avversari un pochino più forti di voi. Questo modulo è un modulo molto completo. Se volete provarlo, chiaramente provatelo così com'è, perché sicuramente vi farà molto divertire. Vi ricordo sempre dell'abbonamento, ragazzi, al canale. Per chi volesse abbonarsi, io ne sarei veramente molto grato, a dei prezzi veramente irrisori, parliamo di 1 massimo 2 euro, se non 3 forse, e sono aperte anche chiaramente sempre le affiliazioni tramite i link che trovate in descrizione, quindi per chi volesse fare degli acquisti su Amazon o su Gamigo passando dal link che trovate in descrizione, avete diritto anche a un codice sconto che è già, diciamo, preimpostato. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo, ragazzi, è una piattaforma videoludica, quindi per chi volesse appunto affacciarsi o continuare nel mondo videoludico sicuramente è una buona scelta. Avete diritto tra l'altro anche di lì, ragazzi, al codice sconto che avete trovato a inizio video. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate della formazione, se l'avete soprattutto provata. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Trans. Ciao!